giuro che non lo faccio apposta. Giuro, non lo faccio apposta. Faccio del mio meglio per far uscire questo format non una volta all'anno, ma a quanto pare l'universo ha detto di no. Ciao a tutti proxy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Si torna col botto. Per questo nuovo episodio di Creepy Anthology avrei potuto scegliere chiunque, Jeff the Killer, Alice Jack, Clockwork, e invece si va di demone. Avrei voluto far uscire questo video ad Halloween, magari utilizzando anche il mio chat tema, ma poi ho pensato, che senso ha travestirsi da It quando io, un pagliaccio, lo sono già tutti i giorni? Prima di cominciare ricordate di lasciare un like e di iscrivermi se non lo aveste ancora fatto, e adesso direi che possiamo cominciare. Zalgo è un'entità malvagia e caotica, comunemente associata alla follia, alla morte, alla distruzione, alla paura e al mondo come lo conosciamo. Un'entità che vive in un altro piano dimensionale e che crea caos quando appare nel nostro. La sua sola presenza può trascinare una persona in un vortice di follia. Non importa quanto tu cerchi su internet, non troverai mai una risposta chiara su cosa sia Zalgo, poiché non esiste nulla del genere. Zalgo è qualcosa di così terrificante che le parole semplicemente non possono descriverlo. Al massimo troverai la seguente descrizione. Aspetta dietro il muro in un palazzo di vetro, servito da legioni forgiate dalle lacrime dei morti inquieti, rivestito di armature scolpite dalla sofferenza delle madri. Egli è la mente alveare che confonde i vivi e perpetua la tortura dei dannati. Prende gli occhi, la finestra dell'anima, e rimuove la capacità di provare qualsiasi cosa tranne il dolore. Una volta rimossi gli occhi viene rimossa anche l'anima, il guscio vivente. È una testimonianza di crudeltà e dannazione eterna. Non può essere fermato, proprio come non può essere fermata la paura. È inseparabile dalla realtà, poiché esiste oltre, nell'attesa. Aspetta dietro il sottile muro che ha costruito nella sua anima. Aspetta, ma deve liberarsi. È un abominio senza occhi, con 7 bocche. Nella mano destra tiene una stella morta e nella mano sinistra tiene la candela, la cui luce è ombra ed è macchiata del sangue di Amdaegar. 6 delle sue bocche parlano lingue diverse. Quando verrà il momento, la 7ª canterà la canzone che porrà fine alla terra. Da questa prima descrizione viene da chiedersi chi è l'entità che viene menzionata oltre a Zalgo. Amdaegar è un'entità cosmica, nota per essere stata un tempo un dio dell'ordine puro, strettamente associata a Zalgo, tanto da essere definito suo fratello. Sebbene esistano riferimenti limitati, Amdaegar è l'unica entità esistente in grado di affrontare Zalgo, tanto che si narra che combatté contro il dio del caos, suo fratello, finché Zalgo non lo ferì mortalmente, ponendo fine al combattimento. Dallo scontro Zalgo si procurò una cicatrice sulla mano e finì per essere intrappolato dietro un muro di finzione e realtà. Zalgo è nato il 27 luglio 2004 sul forum di Something Awful, quando il suo creatore pubblicò una serie di vecchi cartoni animati di Nancy e Archie. Questi cartoni erano però modificati e oltremodo bizzarri. I personaggi si comportavano in modo folle, evocando costantemente un'entità nota come Zalgo, che causava mostruose deformità corporee. Zalgo passò inosservato sul forum di Something Awful, finché un utente di nome Bobby Deluxe non creò versioni modificate di un fumetto online chiamato Control Alt Canch. Presto Zalgo divenne così popolare che diventò un meme tra gli appassionati di fantascienza e horror. E proprio questo salto verso la trasformazione in meme avvenne dopo la sua comparsa sul sito web 4chan, dove molti continuarono a creare nuovi fumetti, ritoccando le immagini con Photoshop. Molti credono che Zalgo sia ispirato alla mitologia Lovecraftiana, tuttavia il suo creatore lo ha negato. Nell'agosto 2009 spiegò l'origine di Zalgo in un post sul forum di Something Awful, dicendo: «Mi piace come la gente cerchi di indovinare l'origine di Zalgo, non sapendo nemmeno da dove proviene originariamente. Te lo dico io da dove viene da me lo sono appena inventato. Zalgo è qualcosa di orribile, Zalgo è qualcosa che inizierà presto, non ha niente a che vedere con Lovecraft, non sono abbastanza nerd per fare questo tipo di riferimenti». Le immagini basate su questo meme seguono tutto uno schema simile. Si scatta un'immagine e la si ritocca per renderla il più caotica e demoniaca possibile, anche aggiungendo dettagli gore.
I dettagli più comuni sono occhi neri o vuoti che lacrimano sangue, sfondi atmosfere rossastre e tentacoli di oscurità. Ci sono persone che non si sono fermate al semplice fotoritocco, ma hanno creato una vera e propria tipografia, insieme allo slogan He Comes, che significa arriva o si avvicina. Allora, l'invocazione che ho trovato è in spagnolo, ma dato che non voglio torturarvi con la mia perfetta pronuncia e in più sono da sola adesso e mi sto cagando addosso dalla paura, sono anche le 2:15, vorrei anche ben vedere, ve la lascio tradotta qua al lato, per amor di conoscenza, così mi distacco da qualsiasi cosa e vi entrerà in casa dopo averla letta. Eccoci arrivati alla fine, ed ora per il prossimo episodio ci vediamo al 2027. A parte gli scherzi, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Se volete consigliarmi i prossimi argomenti da trattare, troverete qua sotto nei commenti il modulo per farlo. Detto questo, io vi saluto e da Amy, out!